Lezione 1. Shopping Adventures. E Anna, hai trovato tutto ciò di cui hai bisogno nel negozio? Ciao John, sì. Ho solo bisogno di andare alla cassa adesso. Ottimo! Hai visto delle buone offerte mentre facevi acquisti? L'ho fatto. Ho trovato degli sconti sui miei prodotti preferiti per la cura della pelle. È fantastico! È sempre bello risparmiare sulle cose che ami. Esattamente. Ho anche preso degli snack per la nostra serata al cinema. Perfetto! Quali snack hai scelto? Ho popcorn, caramelle gommose e qualche barretta di cioccolato. Che mi dici di te? Ho portato delle patatine e una salsa. Sarà una combinazione gustosa. Gnam! Non vedo l'ora che arrivi la nostra maratona cinematografica. Hai qualche film in mente? Sì, ho pensato che potremmo guardare quel nuovo film d'azione di cui tutti parlano. Sembra eccitante. Adoro un buon film d'azione. Altri generi che ti piacciono? Anche a me piacciono le commedie. Sono ottime per alleggerire l'atmosfera. Le commedie sono divertenti. Mi piacciono anche i thriller. Mi tengono con il fiato sospeso. I thriller sono elettrizzanti. Ne hai visti di belli ultimamente? Sì, ho visto un fantastico thriller la settimana scorsa. Il colpo di scena è stato strabiliante. Adoro un bel colpo di scena. Forse dovremmo aggiungerlo alla nostra lista per la prossima volta. Sicuramente. Sono lieto che oggi abbiamo completato i nostri acquisti così velocemente. Anch'io. Ora possiamo rilassarci e goderci la nostra serata al cinema senza fretta. Lezione 2. Suggerimenti e trucchi per il viaggio. E Anna, hai qualche consiglio per prenotare voli? Ciao John. Di solito utilizzo i siti web di viaggi più diffusi. Spesso hanno ottime offerte. Questo è intelligente. Quali siti web consigliate di più? Mi piacciono Skyscanner e Kayak. Confrontano i prezzi di diverse compagnie aeree. È davvero utile. Hai mai trovato un ottimo affare? Sì. L'anno scorso ho ricevuto un biglietto di andata e ritorno per l'Europa a metà del prezzo normale. Wow, è impressionante. L'hai prenotato con largo anticipo? L'ho fatto. Prenotare con qualche mese di anticipo può davvero farti risparmiare. Lo terrò a mente. Pensi che le date flessibili aiutino a trovare prezzi migliori? Assolutamente. Se riesci a modificare le date del tuo viaggio, puoi trovare tariffe più basse. Buon punto. Hai usato qualche app per prenotare voli? Sì, ho provato Hopper. Prevede quando acquistare i biglietti ai prezzi migliori. Sembra interessante. Funziona davvero? Lo fa. Ho risparmiato parecchio usando le loro previsioni. Devo scaricare quell'app. Controllate anche le tariffe per i bagagli? Sicuramente. Alcune compagnie aeree hanno tariffe basse ma tariffe elevate per il bagaglio, quindi è importante effettuare il check-in. Questo è un ottimo consiglio. Che mi dici dell'assicurazione di viaggio? Pensi che sia necessario? Penso che lo sia.
Può salvarti da costi imprevisti se qualcosa va storto. Sono d'accordo. Meglio prevenire che curare. Avete in programma qualche viaggio imminente? Sì, ho in programma un viaggio in Giappone la prossima primavera. Sono così emozionata. Il Giappone sembra incredibile. Non vedo l'ora di sapere tutto. Lezione 3. Elementi essenziali per la spesa. E Anna, che tipo di pane vuoi per i panini? Ciao John, basta una normale pagnotta integrale. Capito. Il grano integrale è una scelta salutare. Ti piacciono i condimenti speciali? Adoro l'avocado e l'hummus nei miei panini. Che mi dici di te? Di solito scelgo tacchino e formaggio svizzero. È una combinazione classica. Sembra delizioso. Hai intenzione di cucinare qualcosa di speciale questa settimana? Sì, sto pensando di fare un soffritto con tante verdure. Gnam! Friggere in padella è così semplice e veloce. Quali verdure preferisci includere? Adoro i peperoni, i broccoli e i piselli. Aggiungono colore e croccantezza fantastici. Sono ottime scelte. Usi delle salse speciali? Di solito preparo un semplice mix di salsa di soia e aglio. È saporito e facile da preparare. Sembra perfetto. Potrai provarlo la prossima volta che cucino. Dovresti. È davvero versatile. Che mi dici di te? Hai in programma nuove ricette? Voglio sperimentare con alcuni piatti di pasta. Ho qualche idea per le salse. Bello. A che tipo di salse stai pensando? Sto considerando un alfredo cremoso o un'arrabbiata speziata. Sono entrambi così gustosi. Sembrano incredibili. Mi piacerebbe assaggiare la tua cucina qualche volta. Mi piacerebbe condividere. Mi assicurerò di avere tutto ciò di cui ho bisogno per questo viaggio di shopping. Ottimo. Facciamo una lista per non dimenticare nulla. Lezione 4. Delizie culinarie. E Anna, vuoi provare quel nuovo ristorante stasera? Ciao John, sì. Ne ho sentito parlare molto bene. Posso avere il menù, per favore? Certo, eccoti. Di cosa sei dell'umore giusto? Ho voglia di qualcosa di piccante. Forse un curry o dei tacos. Sembrano deliziose. Anche a me piace il cibo piccante. Qualche piatto specifico speri di trovare? Mi piacerebbe provare il loro pollo tikka masala se ce l'hanno. Sembra un'ottima scelta. Potrei scegliere i tacos ai gamberetti. Gnam! I tacos sono sempre un successo. Vuoi condividere un contorno? Sì. Che ne dici di un po' di guacamole? Si abbina bene ai tacos. Perfetto! Mi piace anche con le tortiglia chips. Sei mai stato in questo ristorante? No, sarà la mia prima volta. Sono entusiasta di vedere cosa offrono. Anch'io.
Le recensioni dicono che hanno anche dei dessert fantastici. Davvero? Di che tipo di dolce hai letto? Hanno una torta di lava al cioccolato che sembra paradisiaca. Sembra allettante. Dovremmo sicuramente risparmiare spazio per il dessert. Assolutamente. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera anche lì. Lo stesso qui. Adoro provare posti nuovi e gustare cucine diverse. È sempre un'avventura. Ordiniamo qualche piatto da condividere. Ottima idea. Condividere il cibo lo rende ancora più piacevole. Lezione 5. Anticipare l'avventura. E Anna, hai definito i dettagli del nostro viaggio? Ciao John, sì. Non vedo l'ora di trascorrere il nostro soggiorno al Beach Resort. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di rilassarmi in riva all'oceano. Esattamente. Le foto online sono bellissime. Quali attività ti entusiasmano? Non vedo l'ora di provare lo snorkeling e vedere le barriere coralline. Che ne dite di voi? Sono entusiasta dei trattamenti termali. Un po' di coccole sembra perfetto. Sembra carino. Hai in mente un trattamento specifico? Mi piacerebbe un massaggio rilassante e magari un trattamento viso. Sarà così rinfrescante. Ottime scelte. Penso che dovremmo prenotare quei trattamenti in anticipo. Buona idea. Voglio anche esplorare alcuni ristoranti locali mentre siamo lì. Sì, provare nuovi cibi è una delle mie parti preferite del viaggio. Lo stesso qui. Hai cercato qualche posto popolare dove mangiare? Ho trovato alcuni ristoranti di pesce molto apprezzati. Il pesce fresco sulla spiaggia sembra delizioso. Sembra perfetto. Posso già immaginare di godermi una cena al tramonto. Assolutamente. Cenare con vista è sempre speciale. Non vedo l'ora di fare anche alcune attività in spiaggia, come il paddleboard. Il paddleboarding sembra divertente. Non l'ho mai provato prima, ma sono pronto per la sfida. Sarà una bella esperienza. Sono entusiasta di creare ricordi meravigliosi insieme. Anch'io. Posso già immaginarci mentre prendiamo il sole e ci godiamo il nostro tempo. Lezione 6. Zona di comfort. E Anna, ho notato che fa un po' più caldo qui adesso. Ciao John, sì, penso di aver regolato la temperatura. È meglio adesso? È sicuramente un miglioramento, ma è ancora un po' freddo per i miei gusti. Davvero? Posso alzare un po' il volume? Quanto caldo lo preferisci? Mi piace accogliente, a circa 72 gradi Fahrenheit. Di solito è perfetto per me. Capito. Fammi fare questo aggiustamento. Come ci si sente? Mi sento molto meglio. Apprezzo che tu te ne sia occupato. Nessun problema. Il comfort è fondamentale, soprattutto quando lavoriamo. Assolutamente. Mi aiuta a concentrarmi meglio.
Hai una temperatura preferita? Lo preferisco leggermente più fresco, intorno ai 68 gradi. Lo trovo rinfrescante. Interessante. Immagino che ognuno abbia la propria zona di comfort. Vero? È affascinante come la temperatura possa influire sul nostro umore e sulla produttività. Può davvero. Hai qualche consiglio per stare comodo al lavoro? Mi piace tenere una coperta accogliente nelle vicinanze per quando fa troppo freddo. È un'ottima idea. Forse dovrò provarlo la prossima volta. Sì, e a volte anche una tazza di tè caldo può essere d'aiuto. Adoro il tè. È così rilassante. Ne hai un tipo preferito? Mi piace la camomilla. È calmante e perfetta per rilassarsi. Preferisco il tè verde. È rinfrescante e mi dà una piccola sferzata di energia. Entrambe sono ottime scelte. Il tè può davvero migliorare la nostra routine quotidiana. Sicuramente, ora che abbiamo la temperatura giusta, torniamo al lavoro. Lezione 7. La rivoluzione di Steam. E Anna, sapevi che un francese di nome Nicolas Couillot ha costruito un motore a vapore? Ciao John, ho sentito parlare di lui. È stato uno dei pionieri dell'ingegneria automobilistica, giusto? Esattamente. La sua invenzione fu piuttosto rivoluzionaria per l'epoca. Cosa trovi più interessante dei primi motori? Penso che sia affascinante il modo in cui hanno usato il vapore per creare energia. È un approccio così diverso dalla tecnologia odierna. Sicuramente. Il modo in cui sfruttavano il vapore era innovativo. Sapevi che il suo veicolo era in realtà un triciclo. Davvero? Davvero unico. Deve aver avuto un aspetto molto diverso dalle auto moderne. Sì, aveva una grande caldaia e poteva trasportare solo pochi passeggeri. Molto semplice rispetto agli standard odierni. Posso immaginare quanto potrebbe andare veloce. Potrebbe raggiungere una velocità di circa 2,5 miglia all'ora. Abbastanza lento, ma impressionante per il XVIII secolo. È incredibile. È difficile credere quanto lontano siamo arrivati da allora. Vero, i motori odierni sono così avanzati, con velocità ed efficienza incredibili. Cosa pensi che succederà dopo nella tecnologia dei motori? Penso che i motori elettrici continueranno a evolversi, forse portando a opzioni ancora più sostenibili. Sarebbe fantastico. Ridurre la nostra impronta di carbonio è così importante. Assolutamente. Anche innovazioni come le celle a combustibile a idrogeno potrebbero svolgere un ruolo importante in futuro. Sembrano promettenti. Adoro il modo in cui la tecnologia continua a progredire. Anch'io. È emozionante pensare a come saranno i veicoli di prossima generazione. Lezione 8. Le stagioni del cambiamento. E Anna, qual è la tua stagione preferita? Ciao John, penso di preferire la primavera. Porta nuova vita e fiori che sbocciano. Sono d'accordo. La primavera è così rinfrescante. I colori e i profumi sono incredibili.
Assolutamente. Adoro vedere tutti i ciliegi in fiore. Sono così belli. Lo sono davvero, ma mi piace anche l'autunno. Le foglie che cambiano sono semplicemente mozzafiato. L'autunno ha un fascino unico, con i colori caldi e i maglioni accoglienti. Sì, inoltre, c'è qualcosa di speciale nell'aria frizzante di quel periodo. Sicuramente. E adoro i cibi stagionali, come i cappuccini speziati alla zucca. Sono deliziose. Hai un'attività autunnale preferita? Mi piace andare a raccogliere mele. È divertente passare del tempo all'aperto. Sembra un ottimo momento. Anche a me piace visitare gli appezzamenti di zucche. Sì, scegliere zucche e intagliarle è sempre emozionante. Lo è davvero. Che mi dici dell'inverno? Ti piace quella stagione? Mi piace l'inverno, soprattutto con le vacanze e la neve. Sembra magico. Sono d'accordo. La neve rende tutto così bello e tranquillo. E la cioccolata calda è la delizia perfetta per riscaldarsi. Assolutamente. Ogni stagione ha le sue gioie uniche. Questo è vero. È meraviglioso apprezzare i cambiamenti nel corso dell'anno. Esattamente. Ogni stagione offre qualcosa di speciale da aspettarsi. Lezione 9. Trovare un posto speciale. E Anna, hai un posto preferito per rilassarti durante le pause? Ciao John, sì. Il mio posto speciale è molto vicino a dove lavoro. Sembra conveniente. Dove si trova esattamente? È in un affollato campus universitario, proprio sotto una grande quercia. Deve essere bello. Sedersi sotto un albero può essere così rilassante. Assolutamente. Adoro l'ombra e il rumore delle foglie che frusciano al vento. Sembra pacifico. Ci vai spesso? Cerco di visitarlo tutti i giorni, se posso. È un ottimo posto per rilassarsi. Cosa fai di solito mentre sei lì? Mi piace leggere o semplicemente godermi un po' di tranquillità. A volte porto il mio pranzo. Sembra adorabile. Hai un libro preferito che stai leggendo adesso? Sì, sto leggendo un romanzo giallo davvero emozionante. I misteri sono così avvincenti. Adoro provare a indovinare il finale. Anch'io. Tiene la mia mente impegnata. Che ne dici di te? Hai un posto che ti piace? Ho una panchina vicino al parco. È un ottimo posto per osservare la gente e rilassarsi. Sembra divertente. Osservare la gente può essere davvero interessante. Lo è. Vedete personaggi e storie di ogni genere svolgersi intorno a voi. Esattamente. È come guardare uno spettacolo dal vivo. Cosa fai di solito lì? Mi piace abbozzare o annotare idee per i miei progetti. È un ottimo modo per essere creativi. La natura può davvero ispirarci. Sicuramente.
Avere un posto speciale fa la differenza ai nostri giorni. Lezione 10. Dilemmi sulla privacy digitale. E Anna, hai sentito parlare di quante piattaforme raccolgono e condividono i nostri dati? Ciao John, sì. È abbastanza allarmante quante informazioni raccolgono a nostra insaputa. Esattamente, anche quando pensiamo di stare attenti, spesso ci sfugge. Vero, spesso diamo il permesso senza leggere i caratteri piccoli. È sorprendente quante persone non si rendano conto a cosa stanno accettando. Lo so, a volte sembra opprimente. Cosa fai per proteggere i tuoi dati? Cerco di limitare le app che utilizzo e controllo regolarmente le impostazioni sulla privacy. Questo è intelligente. Uso anche password complesse e le cambio frequentemente. Buona idea! Hai mai usato un gestore di password? Sì, rende molto più facile tenere traccia di tutto in modo sicuro. Devo iniziare a usarne uno. Può essere difficile ricordare tutte le diverse password. Sicuramente. E aiuta anche a generare password più sicure. Che mi dici dei social media? Pensi che sia sicuro condividere informazioni personali lì? Sono prudente. Condivido solo ciò con cui mi sento a mio agio ed evito i dettagli sensibili. Questo è un approccio saggio. È facile dimenticare quanto possano essere pubblici i nostri profili. Esattamente. Ricordo spesso agli amici di controllare anche le loro impostazioni sulla privacy. È fantastico. La consapevolezza è fondamentale in questa era digitale. Di sicuro. È importante rimanere informati sulla nostra presenza online. Dovremmo tutti assumerci la responsabilità di proteggere i nostri dati. Lezione 11. Proposte e possibilità di progetto. E Anna, hai avuto modo di dare un'occhiata alla nuova proposta di progetto? Ciao John, sì, l'ho recensito. Penso che abbia un potenziale enorme. Sono d'accordo. Il concetto è innovativo e risponde a un'esigenza reale. Esattamente. Adoro il modo in cui combina tecnologia e sostenibilità. Questo è un ottimo punto. La sostenibilità è così importante nel mercato odierno. Assolutamente. Le aziende che danno priorità tendono ad attirare più clienti. Hai pensato a eventuali sfide specifiche che potremmo affrontare? Sì, sono un po' preoccupato per il budget. Dobbiamo essere realistici. Buona osservazione. Dovremmo delineare tutti i costi prima di presentarli. Sicuramente. Penso anche che abbiamo bisogno di una tempistica solida per l'implementazione. D'accordo. Una tempistica chiara ci aiuterà a rimanere organizzati e in linea. Che mi dici della squadra? Pensi che sia necessario coinvolgere più specialisti? Potrebbe essere utile avere a bordo esperti di marketing e finanza. Lo penso anch'io. Le loro intuizioni potrebbero davvero rafforzare la nostra proposta. Dovremmo fissare un incontro per discuterne con il team? Sì, sembra un piano.
Siamo in grado di raccogliere i contributi di tutti. Ottimo! Fisserò un appuntamento per incontrarci e fare ulteriori brainstorming. Perfetto! Sono entusiasta di vedere dove può portarci questo progetto. Anch'io. È sempre emozionante lavorare su qualcosa di nuovo e di grande impatto. Lezione 12. Pianificazione delle riunioni. E Anna, dovremmo incontrarci per discutere i dettagli del progetto. Ciao John, sembra un'ottima idea. Che ne dici di incontrarci alle 10:30 del mattino? Perfetto. Questo ci dà tutto il tempo per prepararci. Preferisci un luogo specifico? Penso che la caffetteria vicino all'ufficio sarebbe l'ideale. È silenzioso e accogliente. Buona scelta. Inoltre, possiamo prendere del caffè per alimentare la nostra discussione. Esattamente. Trovo che un po' di caffeina mi aiuti a pensare meglio. Lo stesso qui. Hai in mente un ordine del giorno per il nostro incontro? Sì, vorrei prima occuparmi della tempistica e del budget del progetto. Ottimo piano. Dovremmo anche discutere delle potenziali sfide che potremmo affrontare. D'accordo. Identificare precocemente le sfide può aiutarci a elaborare strategie efficaci. Assolutamente. Dovremmo pensare anche all'assegnazione dei ruoli al team. Sì, questo è importante. Ruoli chiari manterranno tutti responsabili. Posso redigere un ordine del giorno preliminare e prima della nostra riunione. Sarebbe utile. Possiamo modificarlo secondo necessità durante la nostra discussione. Suona bene. Mi assicurerò di portare anche tutti i documenti necessari. Perfetto. Non vedo l'ora di incontrarci e di fare progressi. Anch'io. È emozionante vedere le nostre idee prendere vita. Lezione 13. Esplorazione della cucina locale. E Anna, ho trovato un nuovo ristorante che ha appena aperto nelle vicinanze. Ciao John, sembra perfetto. Adoro provare posti nuovi. Che tipo di cucina servono? È una fusione di sapori italiani e asiatici. Hanno dei piatti unici. Wow, sembra interessante. Non ho mai provato questa combinazione prima. Nemmeno io. Penso che la miscela di sapori potrebbe essere davvero eccitante. Sono curioso. Sai qual è il loro piatto più popolare? Sì, hanno una pasta ramen che sta facendo molto scalpore. Pasta ramen. Questa è sicuramente una svolta creativa. Mi piacerebbe provarlo. Lo so, giusto? Mi interessa anche il loro menù di dessert. Cosa hanno per i dolci? Offrono gelato al mochi e tiramisù. Sembra delizioso. Sono due dei miei preferiti. Dovremmo programmare una visita presto. Assolutamente. Che ne dici di andare questo fine settimana? Funziona per me. Dovremmo invitare alcuni amici a unirsi a noi. Ottima idea. Più ce ne sono, meglio è. Manderò un messaggio. Perfetto.
Non vedo l'ora di provare insieme quei piatti unici. Anch'io. Mangiare fuori è sempre più divertente con gli amici. Lezione 14. Collezionare tesori comici. E Anna, sapevi che alcuni fumetti molto vecchi valgono un sacco di soldi? Ciao John, davvero? Non ne avevo idea. Cosa li rende così preziosi? Spesso dipende dalla loro rarità e condizione. Alcuni sono semplicemente difficili da trovare. Questo ha senso. Ne ho visti alcuni nei negozi, ma non ho mai pensato al loro valore. Sì, ad esempio, le prime edizioni o i fumetti con personaggi famosi possono essere piuttosto costosi. Wow, collezionate fumetti. Lo faccio. Ho una piccola collezione, per lo più degli anni 80 e 90. È fantastico. Hai una serie a fumetti preferita? Sì, adoro Spider-Man. Le storie e le opere d'arte sono leggendarie. Mi è sempre piaciuto Wonder Woman. Il suo personaggio è fonte di ispirazione. Ottima scelta. Hai mai pensato di partecipare a una convention di fumetti? Avrei voluto farlo. Sembra un modo divertente per incontrare altri fan e scoprire nuovi fumetti. Sicuramente. Inoltre, puoi trovare prodotti esclusivi lì. Sembra eccitante. Mi piacerebbe trovare alcuni oggetti rari per la mia collezione. Lo stesso qui. È sempre emozionante aggiungere qualcosa di unico alla tua collezione. Hai qualche consiglio per qualcuno che inizia una collezione di fumetti? Inizia con ciò che ti piace, concentrati sulle serie o sui personaggi che ti interessano. È una buona idea. Terrò d'occhio anche le edizioni speciali. Assolutamente. Buona caccia a quei tesori comici. Lezione 16. Il futuro della medicina. E Anna, ho letto di come gli scienziati sperano di curare le malattie genetiche in futuro. Ciao John, è affascinante. Assolutamente. Ha il potenziale per cambiare radicalmente la vita. Giusto? Tecniche come CRISPR potrebbero permetterci di modificare i geni e correggere le mutazioni. Esattamente. È come correggere un errore di battitura in un libro. Pensa che ci siano problemi etici. Sicuramente. Dobbiamo considerare le implicazioni dell'editing genetico. E se viene usato in modo improprio? Questo è un punto valido. Bilanciare innovazione ed etica è fondamentale. Quali malattie pensi che potrebbero essere prese di mira per prime? Condizioni come la fibrosi cistica o l'anemia falciforme sembrano buone candidate. Hanno chiare cause genetiche. Sono d'accordo. E la possibilità di prevenire queste malattie prima della nascita è rivoluzionaria. Immagina un mondo in cui possiamo eliminare del tutto le malattie ereditarie. Sarebbe fantastico, ma dobbiamo anche garantire la parità di accesso a questi trattamenti. Vero, se solo pochi possono permetterselo, potrebbe aumentare il divario nel settore sanitario. Sì, è importante rendere i progressi accessibili a tutti, non solo ai ricchi. Iscriviti, metti mi piace e condividi il nostro canale.
Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti. Grazie!